Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Art. Oggi torniamo a parlare di perlcore, quindi di perle, ma le andremo a cercare soltanto nella cornice del nostro dipinto. Come? Con questa vernice qui. Questo è uno smalto all'acqua che si chiama Gallant, di una marca che si chiama Covema, è una ditta italiana, quindi è un prodotto italiano. Io l'ho comprato, l'ho trovato casualmente e poi adesso vi racconto come in un negozio qua vicino a casa e lo utilizzeremo nella finitura lucida. Questa vernice esiste opaca, satinata e lucida in queste tre finiture. A parte l'opaca che vi consiglio di lasciarla perdere perché l'opaco in fluid art ci interessa poco, anche perché tende a favorire un po' di più le crepe, e sia la vernice, sia la finitura lucida che quella satinata, che è qua, funzionano benissimo entrambe. Cioè, per le prove che ho fatto io finora, vi posso dire che per me sono assolutamente sovrapponibili. È lo stesso, quindi se trovate la satinata invece che la lucida, va bene lo stesso, o viceversa. Io ho la satinata che è ancora chiusa, quindi andrò avanti con questo barattolo qui che è la finitura lucida. E è una vernice che ho scoperto per caso l'inverno scorso. Perché? Perché stavo facendo delle prove con prodotti diversi, in modo diverso, e cercavo un modo per far sì che il colore acrilico asciugasse con tonalità più brillanti. Cioè, l'avrete ormai sperimentato tutti, no? Che da bagnati sono super lucidi, super belli e a volte, dipende un po' dalla tecnica, dai colori o insomma da diversi fattori, quando asciugano comunque tendono un po' non solo a opacizzare ma anche un po' a iscurirsi i colori. Ecco, io all'epoca stavo sperimentando tutta una serie di robe per vedere se riuscivo a trovare un modo per far asciugare i colori un po' più brillanti. E uno di questi esperimenti prevedeva una base bianca lucida dove puoi colare sopra anche uno strato un po' spesso di colore, spesso intendo proprio alto, e per vedere appunto se una volta asciutto poteva rimanere un po' più brillante o si inscuriva troppo. E quindi avevo uno smalto che non era questo, uno smalto all'acqua che avevo comprato in una Brico, in un Hobby, insomma in un negozio così, che però stavo finendo, ne avevo pochissimo. E siccome avevo il weekend davanti, avevo voglia di fare un po' di esperimenti, ero andata nel negozio qua vicino e loro avevano questo rivenditore di questa marca, quindi avevo comprato questa. E il risultato che avevo ottenuto all'epoca è stato questo. Ok? Io avevo fatto tutta la mia base bianca, neanche troppo alta, un po' sottile, perché in realtà a me interessava creare una base di scivolamento per il mio ring e, e che fosse lucida per vedere appunto se i colori sopra potessero poi asciugarsi in modo un po' più brillante. Quindi non ero assolutamente alla ricerca di celle, perle, effetti nuvola, non c'è white mix qua dentro, non c'è cloud mix, c'è soltanto questa vernice qua utilizzata pura con un goccino d'acqua e basta. E una volta fatto il mio ring, ho iniziato a spuntare tutte queste perle bianche, che tra l'altro in questo qua, ma non sono ancora riuscita a riprodurle, e vedete che se lo guardate da vicino è un effetto neve quasi, è un effetto fiocco di neve. E insomma ero impazzita, ho detto ma questa vernice che cos'ha? No, ho detto bellissimo e ho fatto anche altri esperimenti. Io questo effetto un po' fiocco di neve non sono ancora riuscita a riprodurlo, ma insisto. Però vi faccio vedere un altro esperimento dove ho assottigliato un po' la consistenza. Qui avevo utilizzato una consistenza molto spessa, tipo una 4, perché avevo del colore già preparato, non mi ricordo se avevo fatto uno swipe, qualcosa del genere. Era piuttosto spessa
e siccome io cercavo un ring pulito, quindi non alla ricerca di reazioni particolari, l'avevo utilizzato spesso così. Ma nonostante cioè la consistenza spessa, vedete che ha reagito. Quindi è una vernice davvero molto 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 reattiva. E come tutti i prodotti molto reattivi vanno un po' gestiti, ok? Io avevo fatto sempre all'epoca un altro esperimento tenendo la vernice un po' più sottile, ma proprio poco poco più sottile, e guardate la differenza. Cioè, questa è la stessa vernice, sempre utilizzata pura, sempre con un ring, ma leggermente più sottile come consistenza. Vedete che la reazione è già stata molto più importante e non solo. Cioè, guardate queste celle come si sono allungate. Non le ho fatte io così, eh. Si sono allungate durante la fase di asciugatura. Quindi è una vernice che ha continuato a reagire durante la fase di asciugatura, quindi molto instabile, ha spinto il colore verso il centro, perché questo era un ring, era rotondo, quindi spingendo il colore si è un po' deformato, è diventata un po' un tipo di stella, una specie di stella, e per fortuna che si è fermato qua, perché se continuava a reagire anche solo un po' era davvero rovinata, cioè nel senso che dopo era troppo. Quindi vernice molto interessante, ma da gestire, per cui ho così l'ispirazione, sono stata ispirata, mi è capitato questo quadro davanti, quindi ehm, ho detto voglio risperimentare ancora un pochino questa vernice qua e fare un po' di prove. Allora, vi dico già che oggi vedrete due versamenti fatti con questa vernice, adesso vi spiego come, ma tra qualche giorno ve ne caricherò un altro, perché ho fatto diversi esperimenti, la sto provando a utilizzare in diversi modi, che adesso vi spiego, e però insomma non potevo caricarli tutti in un unico video perché davvero sennò diventano video lunghi come la Quaresima e non hanno senso, insomma, è meglio spezzettarli. Quindi, nei due versamenti di oggi vedrete mm, questa vernice preparata con l'aggiunta di un po' di bianco acrilico. Io ho utilizzato questo, quindi non ho utilizzato un bianco di qualità, è un bianco super economico da 1 euro, comprato nella catena di negozi Teddy, e, e ho messo 5 parti di questa e una parte di bianco acrilico, quindi qualsiasi bianco avete va bene lo stesso perché, cioè almeno, sicuramente può essere che cambi qualcosa, però la reazione viene lo stesso, ecco. Perché ho fatto 5 parti e una? Perché ho notato che è, è tanto reattiva pura, ma con l'aggiunta anche solo di un po' di acrilico dentro, questa reattività si riduce parecchio. Quindi se io avessi mantenuto, cioè se io preparo un white mix e come lo preparo con il satin animal di DecoArt, in realtà diventa poco poco reattiva, almeno nelle prove che ho fatto io ho ottenuto un po' questi risultati, poca reattività. E per cui ho semplicemente cambiato la proporzione degli elementi. Abbiamo sempre uno smalto all'acqua bianco, colore acrilico e acqua, ma con 5 parti di questa e una parte di questa, più acqua a raggiungimento della consistenza desiderata. E le consistenze che utilizzerò oggi sono una consistenza 2 e una consistenza 3, 3,5, 3, ok? E perché ho provato ad aggiungere un po' di questo? Per vedere se potevo permettermi di rendere la vernice un po' più sottile, quindi di conseguenza utilizzarne anche meno, e in questo modo però aggiungendo dell'acrilico renderla un po' più stabile perché già è super reattiva, se io la rendo anche più liquida, aiuto, cioè prenderà il sopravvento, diventerà una tela tutta bianca, cioè mi aspetto questo. E quindi insomma ho fatto un pochino di prove. E al momento le prove di oggi
si basano su questa proporzione qua. 5 parti, una parte più un pochino di acqua. Consistenza 2 e 3. Invece nel video che vi caricherò tra qualche giorno, la vedrete riutilizzare pura e lì magari dopo faremo anche una riflessione finale sul risultato asciutto, perché in quel caso con l'utilizzo puro vedrete è una differenza, ok? Cioè come la vedrete, come la lascerete alla fine del video sarà un po' diversa poi come la ritroverete asciutta. Mm. Invece in quelle di oggi vi farò comunque vedere il risultato asciutto, ma rimane decisamente più fedele al bagnato, ok? Quindi io direi che vi lascio la visione dei versamenti di oggi e intanto vado a preparare l'editing per il prossimo video, così riuscirò a caricarvelo a breve. Buona visione!